Buongiorno da Limone, iniziamo il video da qui, poi giro il telefono e mi presento. Allora, vi porterò a quella famosa ciclabile fantastica, però ho pensato di farvi vedere anche questo tratto per arrivare a Limone perché è veramente fantastico. Poi parcheggiamo, scarico la bici, facciamo tutto il centro in bicicletta e raggiungiamo quella pista ciclabile che ha una vista veramente mozzafiato. Tanto guardate soltanto per arrivare a Limone, giù al parcheggio, com'è carino. Oggi è il 4 novembre, lunedì mattina, sono circa le 10 e già guardate la scena quando arrivate con queste palme e ci sono ancora i fiori a destra, siamo a novembre, immaginate in primavera, e qui adesso guardate già la montagna davanti com'è spettacolare e che colori questa mattina. E adesso arrivo al parcheggio, lasciamo la macchina, scarichiamo la bici e poi, per chi non mi conosce, mi presento anche, giro il telefono. Bene, allora ci vediamo tra poco. Ho parcheggiato e vi do una bella notizia: il parcheggio è gratuito, probabilmente per tutto l'inverno. È gratuito in settimana, oggi lunedì, sabato e domenica forse no, però guardate che roba. Ho trovato all'entrata la sbarra aperta ed era gratuito e guardate che giornata. Quindi adesso poi la pista ciclabile è là dietro e adesso con la bicicletta scaricata dalla macchina andiamo in centro, la dovrò portare a mano, immagino sia così, e andiamo un po' a vedere com'è il centro e raggiungiamo, poi passeremo là sopra, vedete, là sopra passeremo sopra quella limonaia, vedete, ormai dismessa, e poi raggiungiamo la famosa pista ciclabile. Quindi io direi che possiamo anche partire. Temperatura ci sono 15-16 gradi, non fa così freddo da mettere i guanti. Io li metto, come dico sempre per chi non mi conosce, sono un po' fissato con le mani perché sono un pianista, suono la sera, quindi lo faccio anche di professione, perciò tengo sempre le mani abbastanza al caldo, però tra poco li tolgo anche. Si sta bene, ci sono 15 gradi, non fa caldo, non fa freddo, però c'è il sole che scalda, quindi è veramente fantastico. Andiamo a vedere un po' il centro, vediamo quando dovrò scendere dalla bicicletta e vedete com'è suggestivo, cioè è veramente suggestivo avere tutte queste montagne così imponenti davanti. Barca turistica, guardate che bello fare il giro là sopra. Vabbè, se io rimango sopra la bici non c'è nessuno. Ah no, bisogna scendere, aspettate, scendiamo, portarla a mano, visto il cartello dietro, anche se c'è poca gente, però scendiamo. Quindi adesso facciamo tutta questa passeggiata e raggiungiamo la pista ciclabile. E per una volta forse vediamo Limone con pochissima gente, praticamente nessuno. Guardate che tranquillità. Ecco, guardate, parcheggio qua la bici un attimo e voglio farvi vedere, cioè guardate che buon tempo mettersi su queste sdraio di legno con questa temperatura davanti al lago, ma guardate che bello. I piaceri della vita sono questi. Andiamo a vedere il centro, che non vedo l'ora di vedere il centro di Limone senza gente, cioè vuoto. Ora io non sono mai venuto a Limone in questo, ma io salgo un attimo in bici, vado piano, ci sono i vigili fino almeno al centro.
non sono mai venuto, dicevo, a Limone in questo periodo e quindi mi fa strano vederla vuota, immagino anche voi, perché in tutti i video che ho fatto quest'estate, e poi avrete visto anche video di altre persone, cioè vederla così mi ricorda un po' Gardone Riviera. Ecco, Gardone Riviera d'estate, non dico così, però è molto tranquilla. Quindi con queste palmette e i fiori mi ricorda un po' questa parte lungo lago di Gardone Riviera, molto tranquillo, specialmente questa parte, se vi ricordate i miei video. Che strano, eh? Ma guardate com'è caratteristica. Poi dal video non so se rende, ma queste montagne sono così imponenti, vedendo tutte le qua, che ti lasciano veramente a bocca aperta. Guardate che roba, proprio qua sopra. Ti dà proprio l'idea in questo momento di paesino fuori dal mondo. Ah, peraltro mi sta venendo anche un'idea, cioè mi è venuta un'idea, ve la racconto, perché ho fatto un collegamento con lo scrivere romanzi, ma no, adesso questa ve la racconto, aspettate, che è una novità per chi mi conosce, e la collego poi alla novità, il romanzo. Qui è il tipico posto che io ci vedrei uno scrittore, immaginate, che passa qua l'autunno e l'inverno, magari si ferma in quell'albergo e tutti i giorni passeggia e scrive il romanzo, no? Quindi molto romanzesco questo posto, guardate che bello. E si collega al fatto che io sto scrivendo, questa è una novità che in anteprima ve lo dico, già da un po' di tempo, comunque già da un anno, sto scrivendo un romanzo e si chiama, il titolo è Il pianista del lago, quindi vi do un'anteprima, uscirà immagino in primavera, se tutto va bene, e poi piano piano vi racconterò la trama e un po' tutto il resto, però vi do questa anticipazione che mi è venuta adesso in mente perché ho collegato col posto, lo scrivere, eccetera. Va bene, ripartiamo. Ah, guardate il limone, come suggestiva, è la prima volta anche per me che vengo qui in questo periodo, mai venuto, sono sempre venuto in primavera e in estate, mai venuto in novembre. Perché non sono mai venuto in novembre? Perché ho iniziato a fare video ad aprile e io prima di fare video sono venuto qua pochissime volte e anch'io in estate, mai pensando di venire qua a novembre, e invece guardate che bello. Da casa mia, da Desenzano, più o meno, quant'è? Potrebbe un'ora e un quarto, un'ora e 20, e non c'è praticamente nessuno. Io vado in bici piano piano, vediamo se spero di non essere sgridato da qualche vigile, ma non ce n'è proprio nessuno qua. Anzi, se non mi investe il furgone qua dietro. Però io vado piano piano così in bici, ma io andrei anche a piedi, ma lo faccio più che altro per il video, così la videocamera è più ferma, il video è più scorrevole. Guardate, poi nel mio canale, nella playlist Limone, trovate tutti questi video perché ne ho fatti parecchi di Limone e mi sono soffermato un po' di più. Però adesso io voglio andare a quella pista ciclabile, quindi ecco perché non mi fermo. Ma vanno tutti, va pure la Vespetta qua, potrò andare in bicicletta, credo. Guardate che caratteristici. Poi di lì si va alla limonaia. Avevo fatto un video ma lo rifarò, ne farò un video a parte. Aspettate se parte. Ecco, mi ho fermato un attimo il video perché ero proprio in mezzo tra la macchina e la Vespetta di Lape. Allora, qua siamo al porticciolo e guardate che bello. Da qui adesso scendo perché proprio entriamo nel centro. Poi risalgo perché poi andiamo alla ciclabile. Adesso qua uscendo dal centro, tra poco
Potrei anche risalire in bici, non c'è nessuno qua. Allora, qui siamo arrivati al porto di Limone, quindi se prendete il traghetto arrivate qua. Qui d'estate c'è la folla, c'è tantissima gente. Non telefono, ti dico io quando Basta, ti dico io quando arriva. No, scusa, signora che... Allora, sapete che io non taglio niente, mi piace riprendere anche la vita delle persone qua. Allora, andiamo avanti. Dico, sì, ma signora, ma stia tranquilla, che è una bella giornata, non si stressi. Sto scherzando. Allora, i Bonville, eccoli qua, guarda che bella questa via caratteristica. Non l'ho mai vista così perché d'estate è piena di gente, negozietti, quindi sembra anche diversa. Ora aspettate che io blocco la videocamera e la faccio un attimo, ci ritorno lassù perché c'è una salitaccia qua da fare con la bici. Aspettate un attimo. Salita finita, la prima. Adesso vi faccio vedere dove sono, intanto bellissimo qua, guardate che vie. Così vi faccio vedere anche per arrivare a quella pista ciclabile fantastica, un po' di viottoli qua all'interno. Ma mi sta arrivando un profumo di risotto che voi non potete immaginare. Risotto giallo allo zafferano. Cioè, mi è arrivata proprio una ventata che mi è venuta fame pure se sono 10 mattina. Altro che caffè, mi faccerei un piatto di risotto. Vi giuro, se fosse aperto un ristorante con quel risotto mi sarei fermato subito. Ricomincia la salita, quindi vi faccio vedere. Devo prendere la bici elettrica per quest'estate prossima. Vi faccio vedere, quindi ci ritroviamo là in cima. Eccomi, riprendiamo. Perciò di lì guardate che panorama fantastico, E noi invece adesso andiamo da questa parte. Qua alla mia sinistra, da questa scala, poi risalite sulla strada principale. Perciò anche io tolgo gli occhiali un attimo adesso, perché almeno quando non ho il sole in faccia mi piace anche a me. Oh, che bella questa cascata, dicevo, mi piace anche a me vedere i colori reali, non filtrati dalle lenti. Guardate che di lì che bello, Yeah. Ciao! Com'è? Si chiama Se. Particolarità, Se. Ripartiamo. No, prima ho salutato dei ciclisti che mi hanno salutato. Ovviamente ciclisti professionisti con i mountain bike attrezzati, caschetto. Io non so neanche perché mi hanno salutato con sta bici, no, perché ho la videocamera. Allora andiamo di là. Guardate che bello, che panorama. Questi fiori bonvili che colorano la strada, che poi vederli col cielo azzurro con il lago qua a destra è fantastico. Bene, scendiamo. Guardate che bello alloggiare in questi hotel qua sopra, ma cioè, vi rendete conto che vista c'è? Può essere l'hotel che ho inquadrato da là dove vi dicevo l'ho scritto. Ecco, qua mi vedrei ad affittare per tutto l'inverno una cameretta e a iniziare, cioè continuare a scrivere il mio libro. Va bene anche Desenzano, anzi. Però qua, con questa vista,
Ah, qua stanno raccogliendo le olive, ma posso passare? Passo sotto, vedete? Sì, qua si raccolgono le olive, vedete? Ah, si devo passare sotto con la bici. Grazie. Grazie. Niente. Caratteristiche qua è normale, no? Vi faccio vedere. Vedete, tutte le reti tirano giù le olive e noi continuiamo. Ecco, guardate che panorama qua che c'è. Qua sta facendo dei lavori qua sotto. Guardate quella barca, che bella gialla. C'ho solo in faccia, non riesco neanche a vedere. Aspetta, eccola là. Ma che caratteristica, eh? Che bella immagine a novembre. Di là c'è tutto il limone. Noi eravamo là al parcheggio e là dove sto inquadrando in questo momento, quello è il parcheggio, e lì piano piano, vedete, là c'è quella barca da turisti, quando vi ho detto che bella, con la zona relax, quelle sdraie di legno, e abbiamo fatto tutta questa strada e siamo arrivati qua e adesso ripartiamo. È veramente stupendo qua. Fatemi fare un attimo di pausa, che non è tanto, erano 200 metri però, ma neanche 100, che c'è la salita, che non c'ho bici elettrica, e ok, tra poco siamo arrivati. Sentiero del Sole, pista ciclabile del Garda, quella direzione, mentre di qua oggi non lo facciamo, si va alla cascata, lo facciamo un altro giorno. Guardate che panorama, tutto intorno alle montagne, e guardate che giornata fantastica. Allora ripartiamo. Alla mia destra c'è il lago, ho tolto pure i guanti, comincia a far caldo adesso. Magari la temperatura non si è alzata, però io intanto che sto pedalando in salita, poi c'è il sole che scalda e va benissimo a novembre. Che bello sentire il ruscello. Ecco un'altra salita, quindi aspettate che ci ritroviamo là sopra. Bene, finita la salita, guardate che panorama qua in mezzo agli ulivi al verde. La strada è un po', anzi è ciotolata, quindi magari si muoverà un po' il telefono, non lo so, però guardate che bello, veramente stupendo qua. Ecco, guardate che vicoli caratteristici. Ora faccio un po' fatica perché potete immaginare con la strada ciotolata, però che bello. Oh, finalmente finisce la strada ciotolata, che in bici non è il massimo. Andiamo di qua, che poi per arrivare alla famosa ciclabile a sbalzo sul lago, che tra poco andiamo a scoprire, è veramente bello passare di qua. Sentite che tranquillità, in mezzo agli ulivi, con le montagne qua sopra, il lago alla mia destra, è molto molto caratteristico. Se avete del tempo, veramente venite qui adesso, perché a novembre comunque, se trovate una bella giornata si sta veramente bene. Guardate magari le temperature, se vedete temperature sopra i 15 gradi ed è una giornata azzurra, venite, perché trovate una giornata come questa. Beh, ottobre magari era anche un po' meglio, però ormai è passato, quindi facciamo per novembre, ma novembre vi assicuro, guardate oggi, ecco, guardate poi che spettacolo qua adesso che si apre. Qui gli uccellini. Andiamo a vedere cosa c'è qua dietro. Ecco, l'unico rumore fastidioso è il freno della mia bici. Ah, guardate che spettacolo.
cioè stupendo. Poi la temperatura è veramente fantastica. Ecco, guardate che panorama. Bene, facciamo l'altra salita e andiamo a vedere cosa c'è là dietro. Bene, eccomi. Per voi è passato un secondo, per me qualche minuto, perché ho fatto un po' di salite. Io sono arrivato da qua sotto, vedete lì c'è il cartello che indica il centro di Limone. Sono arrivato di qua e di lì, se arrivate dalla strada e siete in questo periodo, diciamo, invernale, autunnale, probabilmente trovate parcheggio anche qua gratuito. Il centro di Limone è proprio là. Noi eravamo là, guardate. Là ho fatto tutto questo tragitto qua sotto e siamo arrivati qua. Eccola, siamo arrivati sulla pista ciclabile più famosa del lago di Garda. Vedete già, anche tra poco se vi giro il telefono, le bandiere, bandiera europea, bandiera italiana. Adesso giro il telefono e preparatevi allo spettacolo. Come si dice, buona visione, perché è stupendo. Godetevi il viaggio. Guardate che spettacolo, adesso andiamo là, guardate, guardate. Guardate che roba. Anzi, rallento con la bici, che non vorrei anche pure andarti sotto, non farti scherzi, ma vado piano così. Eccola qua, ciclo pista del Garda, e guardate qua, ma guardate che spettacolo, a sbalzo, veramente a strapiombo sul lago. Cioè, guardate che roba. È fantastico. Mi fermo un attimo qua. È fantastico, bellissimo. Cioè, non vi posso dire che bella sensazione che c'è stando qua. C'è quest'aria fresca in mezzo alle montagne, questa pista ciclabile a sbalzo sul lago con il rumore dell'acqua. Io veramente vi consiglio, se potete, una volta nella vita venite qua a Limone, fate un giro nel centro e fate questa ciclabile, perché io vi consiglio non d'estate, magari se potete fatela in primavera o in autunno, perché d'estate c'è veramente tanta gente. Cioè, potendo, se abitate anche qua vicino, prendetevi un giorno e venite qui. Ecco, anche in autunno sappiate che anche in inverno qui sabato e domenica c'è tantissima gente. Guardate come siamo in alto, praticamente questo è un pino, fa pure venire vertigini, cioè vedo la punta del pino, fa un po' impressione. Là sotto l'acqua, guardate com'è pulita. Sì, fa impressione avere la punta del pino qua. Mi sposto un po' di qua, vi giuro, fa un po', è veramente alto qua. Qui adesso scende un po' e arriviamo fino alla fine. Guardate, fanno sport acquatico, non mi ricordo come si chiama questo nello specifico, vedete. Beh, se andate a Riva o a Torbole, Riva del Garda, ho già fatto anche dei video quest'estate, ce ne sono tantissimi là. Riva del Garda e Torbole è il paradiso per questi sport a vela, perché c'è sempre vento. Però anche qui non è male, anche Campione, qua sotto Limone. Guardate qua adesso arrivando, che spettacolo, poi guarda che giornata, spettacolare, una giornata veramente bellissima.
altro punto incredibile là davanti, ma guardate che roba. Ecco, guardate qua, adesso proprio con questo specie di terrazzo, wow, che roba, fa pure impressione, vi giuro. Guardate qua che roba, qui c'è anche vento forte, non so se vedete i miei capelli, qua c'è anche un vento molto molto forte, è super caratteristico. Continuiamo fino alla fine perché è veramente stupenda, cioè guardate che roba. Qui il vento è veramente forte, là ci sono altri punti super caratteristici, adesso ci andiamo. Guardate qua che roba, guardate questo punto. Cioè il vento è veramente forte qua, siamo proprio sotto le montagne, guardate che roba, cioè ma guardate che spettacolo. Ed è lunga, oh, ma sapete che devo scendere dalla bici, non riesco a tenere la bici, c'è un vento fortissimo. Pensate chi abita qua tutte le mattine si può fare questa passeggiata, cioè vedete com'è a strapiombo, ma guardate che roba. Bene, continuiamo. È veramente caratteristica, bellissima. Cioè, guardate che roba. Cioè è spaziale, bellissima. Qui le protezione in caso di caduta massi, guardate quante ce ne sono, siamo proprio sotto la montagna qua, cioè guardate che roba. Cioè venire qua veramente vi rigenera completamente, ma guardatela davanti. E qua per adesso finisce, vedete? Allora, siamo arrivati alla fine di questa meravigliosa ciclabile. Guardate che spettacolo, cioè ma guardate che roba. Guardate dove eravamo. Bene, spero che il video vi sia piaciuto, io vi lascio
con queste immagini alle mie spalle, veramente, che dire, eccezionali, non ci sono parole. E spero che il video vi sia piaciuto. Molto importante, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, non vi costa nulla, mi date un grande aiuto per far capire a YouTube che il canale comunque funziona, e ci vediamo in un prossimo video.